non lo so, io non ci vengo più con questo. Un bacino ti vuole dare. Oggi a pesca con il campione. Ma quale campione? Ma la prima cosa, la cosa più importante, la cosa più importante è il panino. Acqua sopra, acqua sotto, alla fine. Il tempo è una mezza schifezza, ma noi Panorama. andiamo. Eccoci qua, finalmente si ritorna a pesca nelle amate acque partenopee. Finalmente ho rimesso il gommone a mare, ma oggi sono a pesca con una persona che, come descriverlo, il mio carissimo compagno di pesca, ma ormai è diventato un campione, perché il nostro campione italiano di seconda categoria, diciamo, non ancora di prima, ma ci stiamo lavorando. Quindi guardatelo, ora ve lo mostro. Ce ne vuole olio di gomito. Il magico Roberta Caprini. Al femminile ormai sono su. Per i nostri amici Robertino. Roby, tu hai vinto in Puglia, ma qua siamo da un'altra parte. Oggi siamo nello lì i pesci c'erano, ma mo qua nello splendido golfo di Napoli. la gara qua è tra me e te. E dopo c'è anche Oscar il Gigantone. Anche Oscar il Gigantone. E dopo si uniranno. Eccoci qua. Anzi, ci acchiapperemo per mare. Ormai da quanti anni andiamo a mare insieme? È una vita. A lui l'ho visto crescere. Era Forse così. no, tu sei stato il motivo per cui io ho iniziato a pescare. Ma veramente stava ancora nella pancia. Quindi Perciò ho detto così. anzi, sei stata la colpa, come dice mia mamma. Vabbè. Comunque, non perdiamo tempo in chiacchiere. Sì, vediamo. Andiamo a pescare. Oggi sabato 8 novembre. Perdonatemi. Sto ancora indietro, sai. All'inizio stamattina faceva un freddo cane, però mo la temperatura si è leggermente alzata, quindi andiamo a pescare. Un po' nuvolo. Ci siamo portati 2 mute, una 5 e una 8. Peppino ci ha abbandonato. E quindi andiamo da soli. Ci ha fatto la sola come sempre. Mattia pure. Vabbè, ci hanno appeso tutti. Mattia. Ci hanno appeso tutti, non fa niente. Vabbè. Ma andiamo a pescare. Vabbè. La pescata inizia bene per me, ma non per chi ha smarrito questo artificiale in zona Napoli. Anzi, fatemi sapere se l'avete perso, perché sarei felice di ridarlo indietro al rispettivo proprietario. Allora, stiamo pescando. Per ora condizioni abbastanza buone. L'acqua non è proprio torbida, però per ora non abbiamo preso ancora niente. Siamo stati solo in un posto, ora ci spostiamo. Speriamo bene, dai. Comunque io vi tengo sempre aggiornati. L'atleta all'opera. Fa la sua capovolta e scende negli abissi marini. L'atleta ha sparato. Vediamo che cosa avrà preso. Atleta, che hai preso? Che hai preso, atleta? Un bel zarago? Che modello è? Che modello è? No, niente di che, un saragotto, poi giusto mantenerci in allenamento. Ormai l'istinto è quello. Con il magico rollerino. Ah sì. Prende No, il... ma non c'è un granché. Nel senso che Vabbè, però è un bel pesce, dai. aspettavo meglio, ma Mettiamo nel nostro frigo e continuiamo. saragotto in peso da gara. Grazie. Oggi decido di dedicarmi solo alla pesca all'aspetto, perché l'acqua è abbastanza pulita ma anche leggermente velata e può regalare belle catture. Qui mi trovo all'aspetto e da lontano vedo una bellissima sagoma, penso che sia un dentice, ma in realtà guardando meglio si tratta di una bellissima orata, credo un pesce di 1,5 kg, 2 kg. Provo qualsiasi richiamo, ma purtroppo non mi calcola di striscio. In questo periodo è molto facile trovare tanti cefali e siccome il giorno dopo ci sarebbe stata la gara selettiva, decido di iniziare a spararne qualcuno.
Volevo comunque mettere alla prova il mio fucile, dato che ultimamente stavo pescando spesso in tana e mi rendo conto che dopo aver sbagliato il primo tiro, il secondo e anche il terzo, mi rendo conto che devo sostituire per forza l'elastico. Quindi da questo momento in poi deciderò di fare principalmente catture da vicino, quindi nei primi 2 metri, diciamo dalla punta del fucile, 2,5 metri circa, e non fare più tiri lunghi che possono essere più difficili per un elastico che comunque credo che abbia circa 2 anni, 1 anno e mezzo. Effettivamente non ci penso molto alla mia attrezzatura. Inizio quindi a sparare i cefali a una piccola distanza. Qui eravamo circa, credo, a 1,5 metri, 2 metri forse, e fortunatamente riesco a colpirli molto molto bene. Questo è il primo tiro, il pesce è colpito perfettamente al centro corpo. Adesso passiamo al secondo, e si tratta di un pesce che comunque in questo periodo è molto presente perché si trova nel periodo della riproduzione, anche se gli esemplari che ho catturato non avevano alcun tipo di uova, il che è anche un bene perché comunque è sempre meglio che si riproducano, anche se ce ne sono veramente tanti. Qui faccio un altro bellissimo tiro e recupero il pesce dalla superficie. Mi raccomando ragazzi, quando fate una cattura la vostra preda deve essere finita subito, sia per evitargli sofferenze, ma anche perché le carni sono notevolmente più buone, perché appunto il pesce muore istantaneamente. E infine decido di catturare un ultimo cefalo, che in realtà mi sembrava una spigola per come si è avvicinato, infatti da lontano si è aperta la mangianza, e faccio un bel tiro, questa volta un po' più lungo rispetto a quelli di prima, il che mi fa ben sperare per la gara selettiva. E in queste ultime immagini vedrete la mia amata torcia nella mano sinistra, e saranno le ultime immagini con la torcia perché appunto l'ho smarrita. E infine qui vi mostro la cattura di un polpo che avevo visto dalla superficie, non per la cattura in sé ma semplicemente per farvi vedere come si può finire un polpo in maniera molto semplice con il coltello praticamente in mezzo agli occhi. C'è una parte un po' più dura e soprattutto per chi indossa una muta liscia è fondamentale che il polpo muoia subito, altrimenti si può incollare. E infine qui ci sono ancora delle reti che purtroppo continuano a pescare nonostante siano abbandonate. Torniamo? Ci siamo divertiti, mo vi facciamo vedere il campione, il Vesuvio, questo per me. Infatti ora ci mettiamo in un posto riparato e vi facciamo vedere le catture. Eccoci qua ragazzi, finalmente di ritorno a una bellissima pescata in quel di novembre. Io mi sono portato il campione italiano, il grande campione, perché l'ho sfidato, ho detto sì vabbè in Puglia hai vinto, ma vediamo anche qua. Eccolo qua il campione. Ma quale campione? Eccolo qua, lui è molto umile, lui non fa mai vedere niente, ma è molto bravo, ve lo posso garantire. Ogni volta che ne usciamo mi intomba di brutto. Allora, io partirei un attimo da quello che ho preso io e poi voi giudicate chi è il vincitore di questa giornata. Aspetta. Simo, allora questa giornata Allora, io ho deciso era partita storta, anzi era partita stortissima. storta, è finita ancora più storta. Oscar si è arreso, se n'è andato. Oscar ha detto no, non c'è un pesce, andiamo. Ma Oscar, guarda qua. Guarda che cosa ti sei perso. Vabbè, lui era stato onesto che le aveva detto che li aveva visti. Ma che bel ci stanno, ma noi domani abbiamo la selettiva, ho detto mi esercito. Ho deciso sì. Domani c'è la gara. 3 bei cefaloni e anche 2 bei polpi sono capitati. Ecco qua, dai. Ma la cosa più bella è che ho perso la torcia, quindi dovrò ricomprarla. Vabbè, dai, te la presto io per domani, così ti porta fortuna. Me la regali, secondo me. Te la regalo. Perché porta fortuna. Vabbè, Robby,
Vabbè, Ah, ma dai, tu l'hai preso? il carpaccio, il crudo, dai, è uscito. Ma tu l'hai preso almeno un cefalo, cioè... Io ho preso... Diciamolo ai nostri amici. Sì. Ok, va bene. Comunque- Secondo me ti sei difeso. Guardate i miei Sono cefali. difeso perché Come sono belli. i cefali tuoi sono bellissimi. Che bello Pure il io ho Vesuvio. preso un polpo. Eccolo qua. Perché il polpo mo Ci vuole dobbiamo sempre. congelare per Natale, altrimenti poi non... Poi vabbè, avevo preso un bel saragone. Bello. Ma com'è scuro, eh? Eh, Questo è il famoso Saragol Plutonio. sì, saragonino, non lo so che cos'è. Poi un altro, Per veri intenditori. poi un altro piccoletto. È da sempre porzione, bello. Perché ti dovevi allenare per la selettiva. Vabbè, Certo. alleniamoci. Certo. Spariamo Certo. anche bene. Vabbè, facci vedere i pesci seri però, ya. E poi vabbè, girovagando. È uscito una Mamma busta. mia, bellissima. Eccola qua. Bellissima. Vabbè, quindi tu hai preso 1, 2 e 3 pesci. E 3. Io ho preso 2 polpi. Tu un Vabbè, solo io ho polpo. preso 3 Vabbè, pesci e un polpo. Diciamo che ha un pareggio secondo è un me. pareggio, È un pareggio. un pareggio. Però poi non ero contentissimo. Ma perché? Che altro hai preso? Scusa. Non ero contentissimo. Ma dove stai andando? Dove stai andando? No, Scusa. quelle... Stavano là i pesci. Dici, però io ho visto una cosa che stava qua a terra Che camminava. No, è saltata direttamente. Boh, ma è il campione questo, eh. Il campione Non fa mi saltare i sono- pesci nel gombò. non mi sono accontentato perché avevo visto una bellorata che non sono riuscito a prendere, bellissimo pesce, devo dire la verità, però poi ho insistito, ho detto no, ma ci devo riuscire e alla fine è uscita una bambola! Una magnifica spigola! Mamma mia, Pesce magnifico! mamma mia. Presa con lungo aspetto. Bellissima. Ma quanto sarà? Non lo so, ma penso... Io penso almeno 5 kg, ma almeno proprio 4 kg. 4-5 kg, dai. Bello. Almeno. Chiara, Bellissimo. pescione magnifico. Mamma mia, vado a farmi spettacolo. Vedi che succede quando porti i campioni a pescare? Ti intommano. Non hanno rispetto. Io non lo so, io non ci vengo più con questo. Un bacino ti vuole dare. Un Saluto ragazzi. Dal Golfo di Napoli è tutto. Io direi che sei ufficialmente il campione anche a Napoli, per me va bene così. Un ringraziamento a tutti. Ciao. Ciao.